Ciao amici e benvenuti in questo mio nuovo video. Sono Salvo Winger e da qualche anno anche io guido una Honda Goldwing. Come qualcuno di voi sa già, ho comprato la mia moto nel settembre del 2021 e da allora ho già percorso poco più di 50.000 km, considerando che solo per una stagione invernale ho bloccato l'assicurazione e non ho viaggiato, quindi ho fatto poco più di 10.000 km all'anno. La mia è un modello GL 1008 europeo del 2008 con airbag e navigatore integrato. Cosa ne penso della Honda Goldwing? Avrei 5 cose che amo in particolar modo e 3 no. Magari vi ritrovate anche voi in qualche punto, oppure no. Fatemelo sapere nei commenti. Volete sapere quali sono? Se vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ma prima come al solito vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie a voi posso continuare a portare avanti questo mio progetto di divulgazione. Attivate anche le campanelle per essere sempre aggiornati sui video che vado a pubblicare. Pronti per sapere quali sono le cose che amo e quali sono quelli che amo un po' meno? Allora, sigla! Come dicevo nel preambolo, da quando ho comprato la moto non ho fatto altro che stare insieme a lei ed imparare quelle che lei può offrirmi, quali sono i suoi limiti e quali sono i miei limiti insieme a lei. La prima cosa che ho fatto è stato quello di darle un nome, Carolina. Qualcuno di voi avrà già visto qualche video dove la chiamo affettuosamente con questo nome. In questo periodo ho potuto apprezzare diverse qualità e alcune problematiche, ma ovviamente sono dei giudizi altamente soggettivi e dettati esclusivamente dalla mia esperienza. Sicuramente anche voi avrete avuto la possibilità di apprezzare alcune cose e di non apprezzarne altre. Magari sono le stesse cose, non lo so, ma ci tengo a ribadire che è un mio pensiero. Quando ho comprato la moto e l'ho ritirata, non mi nascondo che avevo tanta paura nel guidarla, visto che non avevo mai guidato una moto in vita mia. Ebbene sì, sono passato dalla bici alla Goldwing nell'arco di pochissimi giorni. Come vi dicevo, ho ritirato la moto e pian pianino mi sono messo in marcia verso casa e subito ho potuto apprezzare le sue qualità. La prima è la sua comodità. Ragazzi, questa moto è come stare su un divano con le ruote. Posizione comoda, protezione dal vento, sospensioni morbidissime, ogni viaggio è un piacere anche dopo ore e ore in sella. Tra l'altro il primo giorno mentre andavo a casa ho guidato sotto un forte temporale e nonostante ciò ho avuto modo di apprezzare la sua comodità e la sua sicurezza anche sotto la pioggia. Mi ricordo che il primo viaggio importante che ho fatto dopo l'acquisto è quello di andare in Sicilia percorrendo solo strade statali, un viaggio bellissimo e affrontato senza problemi e in grande comodità. La seconda cosa che ho da subito apprezzato è la tecnologia. Anche se la moto è un po' datata, non credevo che una moto potesse avere le dotazioni che ha. Infatti mi sono fatto il viaggio, quando l'ho comprata, fino a casa con la musica e nonostante il casco, la pioggia, sentivo benissimo. È un impianto audio originale potentissimo ed un navigatore integrato che fa il suo dovere, anche se il mio non è aggiornato. Figuriamoci se lo è. Quando ho visto che aveva anche l'airbag, non credevo ai miei occhi. Per me era solo un dispositivo di sicurezza che montavano solo le auto e non avrei mai pensato che potessero averlo anche le moto, o meglio, che potesse averlo anche la Goldwing. Così come vedere con mia grande gioia l'ABS e il sistema di frenata incrociato.
Voi mi direte che questi dispositivi li montano tante moto. È vero, ma una moto del 2008 che puoi comprarla a prezzi accessibili, non credo. Inoltre l'airbag è una soluzione che montano pochissime moto, credo che la Goldwing sia l'unica. La terza cosa è la possibilità di avere una capacità di carico non indifferente e di serie. Mentre molti modelli, i bauletti sono un optional, nella Goldwing c'è la possibilità di caricare di tutto nei 3 bauletti, 2 laterali da 9 kg ed un centrale sempre da 9 kg, per un totale di circa 150 litri che possono essere ampliati grazie alla possibilità di aggiungere come optional un portabagagli dove è possibile agganciare una borsa per un peso massimo di 10 kg e se vogliamo ancora essere più grandiosi possiamo aggiungere, come nel mio caso, una fioriera ed aggiungere ancora del bagaglio per poter aumentare maggiormente il nostro carico senza problemi. Puoi partire per un weekend o anche di più senza problemi. Io ci metto di tutto, i giubbotti, gli attrezzi, la videocamera, gli snack, utilizzo le borse adatte per i bauletti e non devo fare altro che inserire della roba e via. Quarta cosa, sembra un po' banale, ma non lo è la retromarcia. Non sempre l'ho utilizzata, mi è sempre piaciuto utilizzare le mie gambe per spostare indietro, ma in alcune occasioni, quando mi trovavo in un dislivello ed avevo difficoltà a portarla indietro, ecco che in mio aiuto è intervenuta la retro. Un semplice pulsantino ed il gioco è fatto. Considerate che spostare una mole del genere non è facile, parliamo di oltre 400 kg. Questo modello utilizza una retro elettrica, infatti è il motorino di avviamento che elettricamente sposta la moto. Quelle nuove il sistema è diverso, è più funzionale. Quinto punto, forse quello che più mi piace, è la sua estetica. La Goldwing non passa sicuramente inosservata, ha un look maestoso, elegante. Quando parcheggi c'è sempre qualcuno che si ferma e si avvicina a chiederti qualcosa. È una moto che fa colpo. Non vi nascondo che questo aspetto mi inorgoglisce. L'aspetto estetico lo si può cambiare in qualsiasi momento, personalizzando la moto a proprio piacere. Non vedrete mai una Goldwing uguale all'altra. Ogni proprietario ama aggiungere qualcosina per renderla unica. Esistono in commercio tantissimi optional adatti a tutti i modelli e per tutti gli anni. Io per esempio ho montato questo tipo di accessori, oltre alle luci da parata che possono essere considerati veramente la base. Non c'è limite alla fantasia, c'è chi piace e c'è chi non piace questo stile, ma l'importante è che la Goldwing si presta benissimo alla personalizzazione. Ma passiamo alle cose che meno mi piacciono. La prima cosa è il peso. Devo dire che è stato un argomento che sempre mi è stato chiesto, è stata sempre la prima domanda che mi è stata rivolta. Ma come fai a guidare una moto così pesante? Non devo dare tutti i torti a quelli che mi hanno fatto questa domanda. Nel momento in cui la Goldwing è in movimento e raggiunge anche una piccolissima velocità è molto maneggevole, grazie anche al suo baricentro basso, ma i problemi nascono quando sono fermo o devo fare delle manovre in città o devo parcheggiare. Il suo peso si fa sentire e bisogna essere pronti a tenerla sempre in piedi ed evitare che si sbilanci da un lato o dall'altro. Per fortuna per alcune manovre viene in soccorso, come dicevo prima, la retromarcia. Seconda cosa che non amo tanto, ma faccio in modo che mi vada bene, non ho altro da fare, è quella dei consumi. Il mio modello con un pieno fa circa 400 km, parliamo di circa 23 litri, il serbatoio ne contiene circa 25, quindi parliamo di circa 17
18 km con 1 litro. I nuovi modelli consumano meno, parliamo di 22-25 km con 1 litro, però ero cosciente fin dall'inizio di questa problematica, quindi quando faccio rifornimento evito di piangere davanti al portafoglio. Terza ed ultima cosa è la mancanza di alcune dotazioni di serie comprese nel prezzo. Non faccio l'esempio della mia perché quando l'ho comprata era un usato ed ho trovato diversi accessori già montati, mentre per le nuove, nonostante il prezzo, potrebbero includere degli accessori come, che so, il portabagagli posteriore, alcune cromature particolari, o perché no anche il DCT, lo si potrebbe renderlo di serie per tutti i modelli. Ma questa è una politica di mamma Honda e non possiamo farci nulla. Ma ritorniamo ai costi. Quello che ho notato sono i costi di manutenzione abbastanza elevati, anche per i modelli come il mio. Per esempio, un cambio del filtro dell'aria è abbastanza costoso perché bisogna smontare tutta la moto per raggiungere l'alloggiamento, quindi si paga più di manodopera che di ricambio. È vero, ci sono dei meccanici che fanno dei prezzi molto bassi, ma ci siamo resi conto che non sono dei veri professionisti, allora è meglio affidarsi direttamente all'officina autorizzata Honda o andare da quei meccanici che fanno solo Goldwing e si va così sul sicuro. Purtroppo anche questi meccanici stanno scomparendo perché stanno andando in pensione e non c'è il ricambio generazionale. Queste erano le mie 5 cose preferite e le 3 che cambierei della mia Goldwing. Ovviamente è un giudizio strettamente personale dettato dopo più di 50.000 km di utilizzo. Adesso tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa amate o che cambiereste la vostra moto. Mi piace sempre leggere le vostre opinioni, così ci confrontiamo tra appassionati. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like che è il pollicione verso l'alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui video che vado a pubblicare man mano. Come disse Nico Cereghini, casco in testa e sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.